Un saluto a tutti, benvenuti a questa serie di brevi lezioni online che facciamo con l'obiettivo di dare una visione di quello che sta succedendo nel mondo, inquadrandolo e interpretandolo secondo la filosofia damanuriana. Faremo quindi questa analisi basandoci sul grande contenitore di conoscenza che è l'insegnamento di Falco Tarasco, fondatore della scuola damanuriana. Questa prima lezione si intitola Breve riassunto degli ultimi 40 anni. Per capire il presente, infatti, dobbiamo ricordare che cosa è la scuola damanuriana e di che cosa si è occupata in questi 40 anni. Per l'analisi che vogliamo fare in questo momento focalizzeremo la nostra attenzione soprattutto sulla parte esoterica. Da questo punto di vista la scuola aveva e dà tuttora un compito importante, quello di ricreare una connessione tra dei ed esseri umani, una connessione un tempo esistente e successivamente andata persa, con pesanti conseguenze negative nell'evoluzione della civiltà umana. Cerchiamo adesso di definire con una lente un pochino più tecnica dove ci troviamo ora. Intendo dire con questo quali sono le caratteristiche del tempo presente nel quale ci troviamo. Nella fisica che abbiamo sviluppato ad Amanur, il tempo è, molto sinteticamente, una sequenza di due variabili fondamentali. La prima si chiama pacchetto temporale o pacchetto di tempo, l'altra si chiama punto di attenzione divina o momento di attenzione divina. Ogni pacchetto di tempo è di fatto una zona di tempo precisa e determinata, che comincia in una certa data e termina in una data successiva. All'interno di quel pacchetto specifico il tempo si esprimerà con una certa frequenza. Immaginiamola come se fosse una frequenza musicale, come se fosse una specifica nota musicale che caratterizza un pochettino tutti gli eventi che si svolgono all'interno di quel contesto. La durata media di questi pacchetti è di 60-70 anni. Al termine di ognuno dei pacchetti si presenta un punto di attenzione divina, che significa letteralmente che le forze divine hanno in quel momento la loro attenzione fissata sul nostro piano fisico, sul nostro tempo. E questo conferisce al tempo in questione delle caratteristiche molto particolari. Questi punti di attenzione divina hanno una durata, rispetto a quella dei pacchetti, molto più limitata, di solito intorno ai 4-5 anni. Sono però i punti determinanti del tempo, sono quelli in assoluto più importanti. Se si vuole capire cosa c'è in una certa zona di tempo, bisogna analizzarne i punti di attenzione divina che la caratterizzano. Troveremo lì infatti i semi di tutto ciò che si sviluppa e che caratterizzerà lo svolgimento dei pacchetti temporali stessi. Ora, dal 2017 circa, siamo entrati in un nuovo momento di attenzione divina, che si protrarrà approssimativamente fino al 2022. Quello che accade in questi 5 anni, quindi, darà l'orientamento fondamentale a tutto il pacchetto successivo, o addirittura potrebbe darsi anche che si tratti di più pacchetti, per un tempo complessivo che potrebbe essere di circa 300 anni. Ora, questa informazione già ci permette di analizzare il tempo presente e gli eventi che lo caratterizzano con una lente diversa. Ma questo è soltanto uno dei punti. Riprendiamo in considerazione quello a cui accennavo prima, il collegamento tra dei ed esseri umani. La scuola damanuriana, parallelamente ad altre entità che hanno lavorato in diversi punti del pianeta, ha svolto una complessa operazione di magia teurgica. Il risultato di questa operazione viene chiamato la triade. Nella lezione numero 5 spiegherò un po' più nel dettaglio di che cosa si tratta. Per ora diciamo più sinteticamente che parliamo di una lunga operazione, durata circa 30 anni, con la quale sono state contattate tutte le forze divine esistenti sul pianeta, chiedendo loro sostanzialmente
di far parte di una nuova struttura pensata appositamente per essere attivata all'inizio della nuova era d'Acquario e per poter guidare l'evoluzione dell'umanità in questa stessa era. Il passaggio tra l'era dei pesci, che notoriamente viene interpretata come un'epoca di decadimento spirituale, all'era d'Acquario, che invece rappresenta l'epoca del risveglio delle potenzialità umane, è avvenuto negli anni Ottanta del secolo scorso, cioè nel bel mezzo di quel periodo che Falco ha sempre definito come la zona di tempo fluido, una zona le cui caratteristiche sono quelle che avrebbero permesso di cambiare una serie di cose e reimpostarle appunto per la nuova era d'Acquario, dando questa direzione per avviare appunto il progetto di risveglio dell'uomo.